Quando scende la sera sulla piccola città portuale di Onomichi, le luci tra le sponde del mare di Seto dipingono un panorama ricco di colori, eppure insolitamente pacifico, di tutt'altro tono rispetto alle immagini che ci vengono da metropoli come Tokyo, Yokohama o Osaka. A sud dominano i profili brillanti dei ponti che collegano la città allo Shikoku, la più piccola tra le 4 isole principali del Giappone, mentre a nord-ovest c'è il reticolo di stradine che, inerpicandosi su per la collina, portano i celebri templi dipinti di rosso nella parte alta dell'abitato. Sembra quasi un'istantanea del Giappone così come l'avremmo visto 3 o 4 decenni fa. Urbanizzato sì, ma ancora rispettoso della natura e delle antiche manifestazioni culturali al suo interno. Una visione quasi magica, giustamente considerata patrimonio nazionale. Adesso, a meno che non siate disposti a visitare il Giappone, a scendere più di 800 km a sud di Tokyo seguendo la costa, l'esperienza più vicina al poter camminare tra le strade di Onomichi consiste forse nel procurarsi una PlayStation 4 e giocare a Yakuza 6, la cui storia è ambientata per buona parte in questo splendido borgo. Come da tradizione per la serie, gli sviluppatori hanno tratto ispirazione dalla topografia del luogo e in uno spazio equivalente a quello di 2 quartieri hanno condensato una serie di caratteristiche urbanistiche, storiche, folcloristiche, popolari che racchiudono un po' lo spirito di questo luogo. È uno spirito fatto di case basse, di piccoli negozietti all'aperto a livello della strada, di facciate in stile antico rivestite in legno, di lapidi disseminate per la città con incise poesie dedicate ad Onomichi, e di stradine che al calar del sole, pure illuminate dai neon multicolore dei bar, si tuffano poi in una semi-oscurità silenziosa che lascia spazio soltanto al miagolio dei gatti, presenti in ogni angolo della città, e ai friniti delle cicale. Dai tanti pescatori ed operai portuali che popolano la città, intuiamo che pesca e costruzione di navi sono 2 tra le attività che più hanno segnato la storia di Onomichi. C'è un fortissimo rapporto tra la popolazione e queste persone, e di riflesso anche con il mare e la natura in genere, e questo è il motivo per cui Onomichi è ricca di curati spazi verdi. Ebbene, Yakuza 6 cattura tutto questo con grande efficacia, insegnando qualcosa in materia di design. Per ricreare un ambiente in maniera immersiva non è tanto necessario o importante replicarlo nei minimi dettagli, quanto piuttosto comprenderne le strutture urbane ed architettoniche, il loro rapporto con la storia e con le attività che si svolgono al suo interno, il tipo di gente in cui ci si può imbattere. In questo senso il team di sviluppo ha fatto propria una qualità dell'arte giapponese in genere, che sarebbe la sua tendenza alla sintesi, quindi il raccogliere cose grandi in contenitori piccoli, siano essi tratti di un pennello, i versi di un haiku o degli scenari digitali.
Sebbene esistano dei chiari vantaggi nell'atto di riprodurre qualcosa, penso innanzitutto alla riconoscibilità, la decisione di rappresentarlo, quindi di proporre una versione della città che è carica di valenza simbolica, fa leva sulla nostra parte emotiva e sentimentale per arrivare all'immersione. Trovo sia un approccio particolarmente intelligente, soprattutto se applicato ad un luogo che forse pochi tra i giocatori avranno mai modo di sperimentare con i propri occhi. Un'altra cosa notevole che il team di Nagoshi fa è attribuire a certe attività non solo un'utilità nell'economia del gameplay, ma anche una funzione informativa, istruttiva. Ad esempio, grazie alle pietanze che possiamo gustare nei locali sappiamo quali sono le specialità di Onomichi. Grazie ai minigiochi nei templi capiamo come si esplicita il rapporto della gente con la religione, come prega, come esprime i propri desideri e chiede il favore delle divinità. Umai na. さあ行くか。大吉だ。いいことでもありそうだな。Interagendo con certi elementi scenici apprendiamo quanto la bellezza di Onomichi abbia suggestionato l'immaginario dei poeti nel corso dei secoli, ed i pensieri di Kiryu confermano che quel fascino dura ancora oggi a dispetto del passare del tempo. In un periodo nel quale l'ossessione progettuale delle case di sviluppo è quella di dare ai giocatori continue gratifiche istantanee, purché minuscole, al limite dell'insignificante, l'idea di integrare nel gameplay informazioni di questo tipo, che sappiamo appartenere all'esperienza reale del luogo in questione, fa sentire maggiormente coinvolti e per certi versi anche arricchiti. Per tutti questi motivi, a fronte delle pur fondate critiche che possono muoversi alla particolare versione di Onomichi presente in Yakuza 6, quindi meno interattività, meno minigiochi rispetto ad altre città esplorate dalla saga, o la presenza delle solite barriere invisibili ai limiti della mappa, è semplice capire perché questa location sia rimasta nel cuore degli appassionati. Semplicemente, nel tragitto che va da Onomichi al nostro salotto di casa, il filtro del game design si è lasciato attraversare dall'atmosfera, dalla vita e dallo spirito di quel luogo. Questo luogo. Kuida. Nodokasa ya Koyama Tsuzuki ni tou 2つ。Masaoka Shiki